Ciao amici del bosco, siamo venuti fino in Piemonte per parlare di api e soprattutto della loro difesa. Sono con Vittorio Ughetto. Siamo quasi in montagna qua. Siamo a 700 metri. Ok, oggi ci fai vedere la prima ispezione dell'anno nel tuo alveare. Vedremo un alveare, vedremo le api come stanno e ci darai tanti consigli per prendersi cura di questi insetti meravigliosi di cui abbiamo bisogno ma che dobbiamo però curare. In questo periodo dell'anno bisogna lavorare d'anticipo per evitare che ci sia una eccessiva aggressione dei calabroni, che sono uno dei nemici delle nostre api. Per fortuna voi non avete la vespa velutina. Non ancora, per fortuna. Per fortuna, comunque vediamo le strategie per difendersi dai calabroni. Ok, andiamo a vestirci. Troverò una meravigliosa tuta per difendermi dalle punture, ma in questo periodo sono tranquille le api o mi devo preoccupare? No, sono tranquillo. E adesso la testa. Posso andare anche sulla luna. Per calmarle. Il sacchetto del candito dove un alimento zuccherino che si mette d'inverno l'hanno finito. Adesso ci sono i ciliegi fioriti, quindi non c'è più bisogno di nutrire. Sono abbastanza tranquillo. Per la visita si toglie prima il diaframma, che è un telaino pieno di legno, e poi si inizia. Allora, di solito ci sono le scorte ai lati e la covata è centrale. Adesso scorte non ce ne saranno molte perché siamo a fine inverno, poi l'altro anno è stata un'annata dove hanno prodotto poco, quindi sono riuscito a fare poche scorte. Ecco, lì si può vedere il polline, quello giallo è il polline, e c'è già un po' di nettare dove luccica, c'è già un po' di nettare fresco. Che stanno già raccogliendo. Come vedi sono molto tranquille. Sì. Quante? Vediamo. Qua sempre polline. Ok, loro cosa stanno facendo? Stanno importando polline e lo mettono nelle cellette. Okay, quindi vanno e tornano. Alcune lo portano e altre lo prelevano da portare per nutrire la covata. Quindi di solito dopo il telaino pieno di polline inizia la covata. Sicuramente qua troveremo covata. Okay. Questa è la covata femminile delle operaie. Quest'anno ha fatto freddo fino alla scorsa settimana, quindi sono uscite poco. Adesso stanno iniziando a uscire. All'interno dell'arnia loro mantengono sempre i 36 gradi. Questa è una bella famiglia. Questa è una bella famiglia. Perché questa qua è una regina dello scorso anno, quindi non ricordo se l'avevo già segnata o meno. Per prendersi cura di un apiario ci vuole esperienza, studio, non è un allevamento semplice. Conviene fare un corso e l'ideale sarebbe essere seguito almeno il primo anno da un apicoltore. Devi imparare a riconoscere la covata femminile, la covata maschile, i cupolini reali che verranno poi fatti prima della sciamatura. Ed è importante saperli riconoscere. La regina c'è ma non si vede. Diciamo l'avversità maggiore è la varroa, che viene combattuta tutto l'anno. I trattamenti principali per la varroa si fanno a luglio-agosto con un trattamento tampone e poi si fa un trattamento a novembre, quando c'è il blocco di covata naturale, con acido salico sgocciolato, che è un trattamento tra l'altro biologico con acidi organici. La varroa è la malattia principale che causa purtroppo anche delle virosi. La puntura della varroa trasmette virosi. Faccio un raccolto primaverile a giugno di acacia, 1000 fiori, con soprattutto acacia, però poca perché è un po' distante l'acacia di qua. E invece faccio un raccolto più abbondante di castagno, perché siamo circondati da castagni. Castagno e tiglio, perché ci sono anche un po' di tigli. Quindi faccio un castiglio, faccio un miele misto di castagno e tiglio. Poi provo io a vedere. Vuoi provare? Sto provando, Dai.
questa cosa mi piace molto, perché ho sempre visto i corsi online e mi sembrava tutto, dico, ma come faccio poi? Ci sono scorte sicuramente, e questo qua neanche parecchie. Questo qua è tutto miele. Allora, guarda Filippo. Queste sono le scorte dello scorso anno. Adesso lo metti giù e lo metti come primo telaino. Allora, vediamo un po' se c'è covata. Ecco, l'ho trovata Sì. la regina. Eccola. C'è covata e c'è regina, ecco qua. È riuscita. Sta la tua mano Sta destra. proprio la mia mano destra e vai a un terzo del telaino, lei intanto si tuffa giù e poi risale su. La regina. Sarai una futura apicoltrice. La visita è stata veramente emozionante, non ero mai stata così vicino ad un alveare. Sarebbe veramente bello potersi occupare di qualche alveare di api, però servono luoghi sani, quindi per questo che la nostra agricoltura deve cambiare, deve abbandonare pesticidi e sostanze che disturbino anche loro. E adesso andiamo avanti per capire come difenderli. I calabroni sono un problema per le api, mi spieghi perché sono così pericolosi? Sono dei predatori delle api, le mangiano, le catturano, se le portano via e se le mangiano. La differenza tra il calabrone e la velutina, per riconoscerlo, il calabrone si mette davanti all'arnia, cioè con la testa verso l'arnia per prendere le api, mentre la velutina al contrario. Cioè, il calabrone prende le api che escono, mentre la velutina prende le api che entrano. Il sistema migliore sarebbe trovare i nidi, che non è facile. Quindi l'unico sistema è catturare le regine, primavera, marzo, aprile, e per questo possiamo utilizzare delle trappole. Sono trappole che attraggono i calabroni dentro una bottiglia. La cosa importante è, nel momento che noi andiamo a limitare il numero dei calabroni, non fare danni in nessun altro modo all'ecosistema. Per questo che sono tanto importanti le trappole selettive. La ricetta che è birra e zucchero oppure acqua, aceto e zucchero attraggono solo vespe e calabroni. Non entra un'ape in queste bottiglie. La difesa dai calabroni non si fa direttamente sull'apiario, no? Vicino agli alveari, ma bisogna andare a difendere il territorio intorno agli alveari. Dai calabroni ci si difende così, mettendo delle trappole fatte proprio apposta per loro. Questo è il tap trap, che ha questo bel giallo intenso che ricorda un frutto, loro lo vedono da lontano e arrivano. E per il calabrone è un attrattivo il giallo così intenso. Non mettiamo miele, non sporcate di miele la bottiglia, perché non serve a niente, attirerebbe anzi, le api e quindi sarebbe controproducente. Ecco, questa però appesa ad un ramo è proprio l'ideale per... Sì. Con Maura e anche con l'aiuto di Celestina, che è arrivata qui giusto appunto, adesso prepariamo bene una trappola. Cosa mettiamo come esca? Allora, è necessario utilizzare un'esca agrodolce che ricordi il sapore della frutta matura, che notoriamente è molto attrattivo per i calabroni e le vespe, quindi va benissimo della birra, anche di tipo scadente, con l'aggiunta magari di un cucchiaio di zucchero, oppure si può anche fare una soluzione di acqua, aceto e zucchero, sempre mettendo soltanto 3 o 4 dita nella bottiglia, avendo cura magari di non superare il mezzo litro, non c'è bisogno di appesantire la trappola. L'esca va controllata e sostituita all'incirca ogni 15-20 giorni affinché sia sempre di un sapore attrattivo per l'insetto che vogliamo catturare, in questo caso i calabroni. L'arrivo della velutina in Italia ha fatto aumentare enormemente in alcune zone d'Italia la necessità di questa cattura selettiva, perché quel tipo di calabrone effettivamente è proprio distruttivo nei confronti degli apiari. Esatto, è talmente aggressiva la vespa velutina nei confronti delle api, soprattutto nei periodi estivi, che è necessario prevenire la sua presenza, cercando di limitare la proliferazione della specie, quindi che faccia troppi nidi. Vittorio, le api sono meravigliose, tra l'altro ci danno dei prodotti utilissimi per noi, ma sono sempre più in pericolo. Sì, purtroppo sì. E quanto hai visto, insomma, nei tuoi anni di esperienza cambiare la situazione? Guarda, io ho iniziato a fare apicoltura nel 2002
e ho visto una netta differenza rispetto ai primi anni e agli ultimi anni. I primi anni facevo pochissimi trattamenti contro la varroa, nonostante ci fosse già, non avevo mai nessuna moria. Per i primi 5-6 anni da quando ho iniziato non ho mai avuto moria di api d'inverno. Non ho mai nutrito, riuscivano a farsi le scorte per l'inverno da sole, era quasi una passeggiata. Adesso invece è diventato, sembra quasi impossibile riuscire a mantenerle vive nell'inverno, nonostante uno faccia i trattamenti, nonostante le nutra con sciroppo a settembre e con candito a novembre. E questo è dovuto sicuramente al cambiamento climatico, quindi inverni caldi, primavere fredde, quindi inverno caldo consumano molto e primavera fredda poi si trovano senza scorte, quando non possono uscire ma si ritrovano senza scorte. Col tempo si sono sviluppate un sacco di virosi. Nonostante questo però di certo non ci dobbiamo fermare, anzi tanto più abbiamo il dovere di occuparci di loro, di prenderci in carico se possiamo qualche alveare. Certamente, dobbiamo ridurre sicuramente i pesticidi, ridurre anche le colture intensive, la monocultura. Gli apiari vicino alle colture intensive fanno fatica, ci sono delle grosse morie proprio di avvelenamento. Vittorio, grazie davvero. Grazie a voi. Il tema delle api è meraviglioso, non so se torniamo a trovare te o andiamo in giro per altri apicoltori, ma se volete altri video sulle api noi ci impegniamo del Bosco di Ogygia. Scrivete api qua sotto. Difendiamo le api. Difendiamole. Ciao. Ciao, arrivederci.